si deve compiere un'orgia fra la calamarana, fra una pescatrice, il gamberetto, le vongolette. Guardatela quanto è bella cremosa. Faremo una bella pasta alla pescatora con quello che ho trovato oggi al mercato. Ingredienti: scampetti, i totani, i polipetti piccoli, poi abbiamo i calamari, abbiamo la seppiolina, l'aglio, il prezzemolo, peperoncino, cozze, vongole lupini, guardate che belle che so, la pasta. La vuoi lunga, la vuoi corta, fa come ti pare a te. Metto l'olio quello buono, l'aglio mi raccomando, vai così, cozze, coperchio. Oh, così deve essere, bella, morbida, vedete? Leviamo piano piano così. Ci sono quelle là che si aprono prima, quindi poi che va a finire che si asciuga una più dell'altra. Iniziate a prendere quelle già aperte. Il liquido di cottura lo decanto sempre perché c'è sempre un po' di impurità, no? Potete usare un filtrino e questo lo useremo dopo per cuocere la nostra pasta. Con un pezzetto di carta pulite la wok e così ce l'abbiamo già pronta per poi aprire i lupini. Un altro spicchio d'aglio e l'olio. Se volete un po' più di liquido di cottura, che fate da furbi? Non aggiungete il vino perché dà sempre il suo gusto. Un po' d'acqua, così. Incominciamo a tagliare i pesciolini. I totani li facciamo a striscioline, ok? Così. I tentacoli a me piacciono interi, li lascio così. Ecco qua il calamaretto. Che vogliamo fare il calamaretto? Facciamolo a rondelline, così si vede pure che è un'altra cosa, no? Eccolo qua. Questo è il calamaretto. Quello che trovate fresco, comprate. Se non c'è il pesce giusto, non lo comprate. I lupini sono aperti. Colatele del liquido e le mettete dentro un contenitore, come le cozze, come abbiamo fatto con le cozze. Il liquido lo versate nella stessa ciotola, senza che fate 1000 contenitori. L'importante è che avete rispettato la cottura sia delle cozze che delle vongole. Anche qui diamo una bella pulita, senza usare sapone. Finiamo di tagliare il pesce. Il polipo lo faccio così, a metà. Così, con i tentacoli belli lunghi. La testolina facciamo così. Zac. L'ultimo che dobbiamo tagliare è la seppiolina. La seppiolina che dovete fare? Dovete farla sottile, 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 sottile. Acqua in piena ebollizione. Qua dentro la pasta mettete il sale, mi raccomando, sale grosso. Nella salsa no, attenzione perché abbiamo il liquido di cottura delle cozze, il liquido di cottura dei lupini. Una bella girata. Questa è la parte più facile, dobbiamo assemblare tutto. Quindi olio, l'aglio, accende il fuoco, gli scampetti come li volete, interi li tagliamo a metà, meglio qualcuno tagliato a metà così esce pure il sughetto, ancora più buono, e qualcuno intero. Una parte dei scampetti lo tagliate a metà e gli altri li lasciamo interi. Per prima buttate i tentacoli, che sono quelli che ci impiegano un po' più di tempo a cuocere, eccoli qua. Questi li fa un po' appiccicare, li fa un po' attaccare sul fondo, Poi aggiungiamo anche gli altri. Una bella girata e adesso sgusciamo un po' di cozze e un po' di vongole. Quando le sguscio le metto direttamente qui nel liquido di cottura, così si mantengono morbide. Lo stesso con i lupini, guardate che belli sti lupini oggi, guardate che sono grossi. Il fuoco è bello forte, tolgo l'aglio, ha fatto il lavoro suo, lo butto. Buttiamo la pasta, è bella dura, quindi mo si deve ben inzuppare con tutto sto ben di Dio. I scampi, un po' di liquido di cottura, non metto le cozze e le vongole ancora. Perché non metto già le cozze e le vongole? Perché sennò si seccano troppo. Si deve proprio inzuppare di tutto sto gusto, ok? Dato che ci stanno i bambini la mangeranno questa pasta, noi che facciamo? Ci facciamo una salsetta a parte, prezzemolo, le foglioline, poi ci mettiamo un pezzettino d'aglio, olio abbondante, lo sapete a me piace piccante, metto un po' di peperoncino e poi metto un po' di liquido di cottura delle cozze e dei lupini. Assaggiamo? Buonissima. Butto pure 2 scampetti interi, così, vai. Adesso aggiungo le cozze e i lupini, tutti, vai. Un goccetto d'olio a crudo. Guardate così, proprio così, da cafone proprio, così, beccate questa, mamma mia ragazzi, che spettacolo. La nostra salsetta, guardate qua. Non potete capire che profumo che c'è ragazzi. Guardate che bella,
Mm. Ma quando fanno la pasta così al ristorante, così bella condita? Un bel bicchierino abbondante, abbondante. E ragazzi, con questa pasta fate felice tutti, bambini, vecchi, anziani, tutti quanti quelli che avete intorno. Vi farete gioire della felicità. Mi raccomando, seguitemi e iscrivetevi. Mm, mm. Che buona ragazzi, buonissima. Oggi per gli amanti del mare e per gli amanti della Sardegna farò una ricetta spettacolare. La fregola con lupini e carciofi, che vi dico fa una bontà vera. Partiamo subito dagli ingredienti. Io qua ho della farina 00 perché devo fare anche un tocco bello, gourmet. Limoni, e aglio, la fregola, i lupini che sono quelle vongolette che hanno un sapore che non finisce mai, i carciofi, prezzemolo, l'olio. Come sempre gambetti di prezzemolo, qua, zacchete, qua. Ah, e incominciamo a dar sapore. Mettiamo le vongole adesso. L'aglio è bello dorato, però a noi oggi serve tanto liquido di cottura. Quindi aggiungo un po' di acqua, così. Così avremo un bel po' di liquido, perché poi dobbiamo cucinare la fregola. Copro col coperchio questo qua e facciamo aprire le vongole. Nel frattempo puliamo i carciofi. Peliamo bene 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 così. Ecco, vedete come con questo spellucchino curvo taglio questa parte, taglio a metà il carciofo, c'è un po' di barbetta, togliamo dentro così. Noi dobbiamo fare una parte di carciofi che metteremo dentro la fregola e una parte la metteremo solo in superficie. Quindi questa tagliamo un po' più grossolana, così, vedete? È un po' spessa e gli mettiamo dell'acqua. L'altro invece andiamo sempre a pulire. Ecco qua, pulisco così piano piano e questo invece sarà il carciofo che vado a preparare per friggere sottile e renderlo bello croccante. Taglio sempre a metà, levo barbetta anche qua, ecco qui, e questo lo vado a tagliare sottile, 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 sottile. Aggiungo anche qua il limone e metto questi qua sottili, sottili qua dentro. Vedete ragazzi, me le sono aperte bene e ancora sono belle umide, guardate. Separo le vongole dal liquido, così poi sono più facili pure da sgusciare. Vedete quanto bel liquido di cottura che c'è? Abbondante, abbondante. Adesso verso lentamente il liquido di cottura, così, guardate, così. Io qua pulisco il poco residuo che c'è. Attenzione a non versare questa sabbia dentro al liquido di cottura. Olio, di nuovo, uno spicchietto d'aglio. Scolatevi bene, 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 così. Questa operazione deve essere velocissima. Olio, sale, saltatevi bene. Prendo un pezzo di carta forno, la bagno con l'acqua, aggiungo anche un po' d'acqua e poi li facciamo leggermente cuocere fino a quando non si consuma quell'acqua. Guardate qui, carciofi bianchi come ci siamo detti. Metto la fregola, la faccio un po' insaporire così, con i carciofi, l'aglio via. Adesso comincio ad aggiungere il liquido di cottura delle vongole. E poi a coprire acqua normale, perché se mettiamo soltanto il liquido di cottura delle vongole, quando si va a ristringere quello diventa troppo salato. Quindi attenzione, mi raccomando, abbiamo 8 minuti di tempo dal momento in cui spicca il bollore. Comincia a sgusciare le vongole sgusciate mettete dentro il liquido di cottura, così rimangono belle bagnate, ok? E non si asciugano. E adesso friggiamo. Quindi li metto belli bagnati nella farina. Vedete che la farina deve aderire. Mettetene pochissimi alla volta, così non rischiamo di abbassare troppo la temperatura dell'olio. Ragazzi, questo un pezzo di carciofo tira l'altro. Tagliati così sottili, sembrano delle patatine fritte, veramente, vanno così. Nel frattempo che sta cuocendo la fregola, che stiamo a friggere i carciofi, sfogliate il prezzemolo per andarla poi a tritare. Crea una cremetta proprio, guardate, come se fosse una pasta. Aggiungo un altro po' di liquido, assaggiamo un po', da sturbo, prezzemolo, fuoco spento, goccetto d'olio, due vongolette, quelle già sgusciate, anche i carciofi sono pronti. Io la faccio così, un po' asciuttina, a me piace così, a mo' di pasta, guardate. Mettiamo i carciofi fritti, così, un po' di sale sui carciofi, un pizzico di pepe, due vongolette belle così che ci fa ricordare questi lupini meravigliosi, un po' di prezzemolo in questa maniera, mi raccomando,
Compriamo il pesce pescato in modo sostenibile. Che bontà. Mazza. Oggi faremo una fettuccia con ragù di mare da paura. Ingredienti. Io oggi ho trovato una bellissima coda di rospo o rana pescatrice, dei gamberi rossi, del prezzemolo, delle cozze, delle vongole lupini, dell'aglio, poi le fettucce numero 8. Quindi da che cosa partiamo? Voi se andate al mercato e non è che dovete comprare quello che vi dico io, voi dovete vedere con gli occhi vostri quello che è più fresco. Taglio qui l'osso, do un'intaccata. La freschezza si sente con gli odori. Se una cosa non dà odore, non dà nessun tipo di odore, è fresca, soprattutto per il pesce e la carne. Io sto sfilottando il pesce, vado proprio rasente alla spina dorsale. C'è rimasto un po' di ciccetta qua attaccata. Che faccio? Intacco, guardate come taglia, e butto qui nella pentola, bella capiente. Faremo un brodo pazzesco. Questo sarà il gusto della nostra pasta. Olio, lo spicchietto d'aglio, i gambi di prezzemolo. Questo è di casa mia. Tutte le teste sti bei gamberi rossi. Allora qualcuno dirà, ma se non trovate la rana pescatrice, se non trovo i gamberi rossi, usate i gamberi bianchi. Io prendo quello che c'è di buono al mercato. Accendiamo il fuoco, facciamo rosolare bene tutto quanto. In un'altra padella, aglio schiacciato, olio, un filo, e subito mettiamo ad aprire cozze e vongole. Bisogna stare attenti quando fate un mix di cozze e vongole, perché ci sarà qualcosa o le cozze o le vongole si apriranno prima, quindi fate attenzione. Subito il coperchio, si sta attaccando un po' tutto sul fondo e là è buono, là è gustoso. Bisogna sfumare con un po' di vino, no? Voi lo sapete, io non amo tanto usare il vino nel pesce, però in questo caso ci sta tutto. Aggiungo un po' di acqua adesso, appena evaporato tutto l'alcol. Aggiunta l'acqua, aggiungete pure un po' di sale, poco, senza esagerare, perché poi questo qua si ristringe e va a finire che diventa troppo salato. Vediamo le cozze e vongole, eccole qua, aperte, bellissime, perfette. Sgusciate tutto, fate le cose per bene. Il fondino cerco di decantarlo un pochettino, vedete un po' si è depositato un po' di sabbietta, quindi attenzione a non versarlo tutto. Do una sciacquata veloce alla padella. Qua salteremo la pasta. Quello che dovete fare per fare una cosa ancora più precisa è quella di spellare ulteriormente la rana pescatrice. Vedete c'è questa membrana, questa pellicina qua, levatela. Per fare il ragù di pesce mi servono dei pezzettini piccoli, così, eccoli qua. Pentola vuota, un colino, e dopo mezz'oretta che va in ebollizione il brodo di pesce, versate tutto dentro un'altra pentola. Diamo una bella schiacciata a tutto. Ecco qua. E questa sarà l'acqua di cottura per la pasta. Ora voglio fare una cosa fighissima. Una salsetta che metteremo sotto a questa pasta con ragù di pesce. Aglio, olio. Sfogliate il prezzemolo. Così, solo le foglioline. Lasciate l'aglio. Versate un po' di brodo. Così. Butto qui il prezzemolo. Spengo il fuoco e do una frullata a tutto. Un po' d'olio a filo. Ci manca solo cosa, un po' di peperoncino. Bello piccantino, ce lo famo. Guardate che bello il colore. E adesso caliamo la pasta. Olio, facciamo ben rosolare l'aglio, lo leviamo anche l'aglio, metto la salsetta di cozze e vongole, ecco qua, così si ammorbidisce, non si asciuga il pesce, poi ci buttiamo due gamberetti, leviamo il budello, mi raccomando, vai, via, e adesso metto la pasta. Oh, è bella dura ancora, eh? Già lei si è fatta il tuffo dentro al brodo, ma adesso lei si deve ancora più insaporire qua dentro insieme all'altro pesce. La pasta deve essere al dente, più al dente, dura. Un altro po' di brodo, cominciamo a strapazzarla. Un pochino di peperoncino, anche qua, cozze e vongole. Guarda fuori roba, mamma mia, Questo sarà il rinforzino di brodino, guardate che figata. Così la pasta sarà sempre bella bagnata. Una bella porzione, eh? Oddio. Così. Gamberetti.
Guarda. Cozze. Che profumo sto prezzemolo. Guarda qua, guarda che meraviglia. Cozze è buona, è una specialità ragazzi. Mamma mia, da sentirsi male. Oh. Che buono. Stratosferica.